Ciao, io sono Tiziana, ma puoi chiamarmi Tilly. Oggi nessuna ricetta, ma un video diverso dal solito. Vi porto a fare il tour della mia dispensa, anzi dispense, perché come vedrete è in più postazioni. E poi alla fine la chicca del frigorifero. No, davvero, senza scherzi, mi farebbe tanto piacere avere la vostra opinione qui sotto nei commenti, naturalmente, per sapere se vi piace, come l'ho organizzata, se avete dei suggerimenti per migliorarla, ottimizzarla, ridurla anche magari, così togliamo qualche frigorifero. Vi aspetto, vi leggo sempre, è un piacere per me. E infatti qualcuno mi ha chiesto come era organizzata la mia dispensa, ho detto perché no, la portiamo, tanto è sempre legata all'argomento food, che diciamo è il principe di questo canale. Ok, per la dispensa cominciamo dalla fine, anzi finissima. Allora, questo sono i miei gelati, quelli confezionati di un noto marchio italiano, toscano, perché comunque la maggioranza dei prodotti che utilizzo in agriturismo è toscana. Qui abbiamo la scorta delle birre, anche loro principalmente toscane, non solo. Le acque quelle in vetro. Poi abbiamo dentro al frigo le bibite, le acque naturali, le acque gasate, altre bibite, l'Aperol per fare lo spritz. Abbiamo principalmente questo frigo viene utilizzato dai clienti ovviamente, e i vini bianchi, rosé, gli spumanti, le bollicine in generale, anche questa è toscana ad esempio, e idem le birre centrali, vedete sono tutte dell'area. Comunque adesso andiamo a vedere la dispensa vera in cucina. Qui abbiamo il deposito delle acque che ci servono anche per i clienti, toscane anche queste, l'acqua Silvia toscana. Purtroppo non posso dare le bottiglie di vetro ai clienti perché il vetro non mi torna mai indietro. Difficilmente o lo rompono o lo buttano per sbaglio, e quindi devo dargli ancora quelle di plastica a loro purtroppo. E non si può utilizzare l'acqua del rubinetto perché sì, è potabile, ma è potabile per quanto riguarda poter lavare della pasta, cioè scusate, poter lavare dell'insalata, ma per quanto riguarda il sapore è veramente molto pesante, perché abbiamo l'acqua del lago qui, non siamo attaccati all'acquedotto del paese, siamo in campagna e quindi non è buonissima. Vi faccio vedere il resto della dispensa intanto. Una vecchissima cassettiera Ikea che purtroppo non trovo più, ma adoro. Comunque è quella della colazione principalmente. Dentro tengo qualche biscotto confezionato, che ce l'ho sempre per le colazioni veloci la mattina perché va a scuola presto il bimbo. Invece i succhi di frutta principalmente me li chiedono i clienti in brick monouso, e quindi ne ho sempre un po' di tutti i gusti. Poi che utilizziamo noi abbiamo lo sciroppo d'acero, la Nutella, il miele, questo lo fa Sara che è un'amica che ha un agriturismo qui vicino, e ho anche un miele acquistato sempre locale, marchia mediterranea stavolta, vabbè. Poi abbiamo una crema d'arachidi e delle marmellate da fare le crostate. A volte uso queste qua, sono un'ottima qualità, sono fantastiche, perché ovviamente darle mie per fare le crostate, ricuocerle è un peccato. La maggioranza delle volte poi le mie o le regalo o le usiamo noi, ecco. Poi ve le faccio vedere quando ci arriviamo in quella parte della dispensa. Mettiamo tutto dentro, veloce, ecco qua. Andiamo al secondo cassetto. Nessuno. Secondo cassetto, merendine ultra fast per il bimbo, adesso non solo merendine. Qua abbiamo i crackers, questi sono con basso sale, questi sono quelli normali. Questo l'ho quasi finito, lo devo comprare, sono gallette, dovrebbero essere al grano saraceno queste qua. Poi abbiamo i grissini torinesi, pane asimo, il pane da fare, il pane da toast, il pan carré classico. Io faccio il pane da toast, spesso uso il pane integrale classico del fornaio perché lo preferisco a questi confezionati, ma se devo dare un toast a un cliente loro vogliono quello classico, proprio prosciutto cotto eccetera, per cui utilizzo il pane da toast industriale. Qualche merendina industriale, perché se va via alle 7 di mattina senza mangiare almeno gli do qualcosa con lui veloce, se no se fa in tempo a fare la colazione quella la preparo io. Idem queste, quindi sono quelle da mangiare veloci, Camille, le classiche, ecco, le classiche merendine. Andiamo sotto.
Qui abbiamo le farine, gli zuccheri. Allora, questo zucchero, farina classica 00 integrale, biologica integrale, farina 1, sarà questa qua, sì, infatti la 1. Poi ho fecola e amido di mais, fecola di patate lì sotto, amido di mais, farina per la polenta, se voglio fare una polenta veloce, segale integrale. Questi qua sono i fiocchi d'avena. Poi abbiamo la farina di piselli e la farina di ceci. Ho sempre anche farine proteiche con basso o zero glutine, perché devo mangiare poco di glutine, non è vietato, però insomma. Poi abbiamo savoiardi, se devo fare un tiramisù, fette biscottate. Questi qua sono diverse noci, nocciole, pecan, nocciole. Questi invece sono uno snecchino che è finito qua per sbaglio. No, vabbè, anacardi, scusate, pensavo fossero le banane secche. Vabbè. Poi abbiamo i fagioli cannellini toscani. Questi quando li preparo io, poi appena sono pronti, che li ho cotti, me ne preparo un bel po', tutte le volte faccio il sacchetto intero e poi li metto in freezer. Couscous e una zuppa, adesso siamo fuori stagione zuppa, comunque una zuppa di legumi con l'orzo, di quelle veloci che la metti a fare, intanto tu puoi fare qualcos'altro. E abbiamo finito il cassetto dispensa. Al fianco della cassettiera dispensa abbiamo questo banco dove sopra ho prima di tutto le spezie, tutte le spezie in vasetto. Avevo già fatto un video a parte, un reel sulle spezie, sulla nuova etichettatura. Poi abbiamo qui gli oli e gli aceti, quindi olio di semi di girasole, olio extravergine d'oliva che è il nostro. Questa è la scorta del nostro olio extravergine d'oliva, l'uso per tutto, anche per cucinare. Poi abbiamo aceto, questo è non filtrato di mele, aceto del Chianti rosso, questo dietro è quello balsamico, sono tutti e due balsamici. Le scorte Chianti rosso, balsamico, questo dove è andato, questo qua è il balsamico, e questo è il mio olio, è l'olio col peperoncino. Si vede il peperoncino attraverso? Vediamo se si vede così. Sì, vedete che galleggia, ed è anche bello rosso. È il mio olio che ci ho messo dentro del nostro peperoncino secco. Ecco fatto. Poi qua abbiamo quale schifezze, le caramelline, via, che vergogna, vabbè. Il mais da fare i popcorn fatti in casa, il nostro mate, perché spesso prendiamo il mate la mattina, non il caffè, arachidi fresche da mangiare così. Questa è la farina di castagne che tengo lì per l'inverno, per fare castagnacci o dolci con la farina di castagne. Ecco qua. Andiamo avanti con gli snack. Allora, questo è il cassetto degli snack, che sono principalmente patatine che tengo sempre per i clienti ma anche per noi. Poi questi sono snacchini che sono consentiti anche dalla nutrizionista, che me li ha consigliati lei, quindi sono di 3 tipi diversi. E questi sono con i legumi bio. Questo sono i super proteici. E questi qua sono al riso bio, quindi sempre senza glutine. Poi per pareggiare il glutine abbiamo le tortillas qua dietro, ok, da mangiare con l'avocado. Poi abbiamo la scorta anche per fare i dolci, tipo l'uva sultanina, i datteri. Questi arachidi sono invece arachidi snack. Queste sono altre caramelline. Non ce le facciamo mancare. E questi sono la scorta dei muesli, che poi vi faccio vedere dove li tengo. E qua abbiamo anche questi sono dei cornflakes, che in realtà li ho presi perché voglio fare il fritto, per farlo più croccante con i cornflakes fuori, anche se a me viene già abbastanza croccante di suo. Basta, snack pochi, perché fanno male. Qui ho la scorta delle farine, farina di semola di grano duro rimacinata, farina classica 00, le 2 granole che vi facevo vedere prima, che sono una col cioccolato e una con i frutti secchi. Questo è bicarbonato, può sempre servire in cucina. Eritritolo, che utilizzo io al posto dello zucchero, zucchero grezzo di canna,
questo è caffè istantaneo per fare d'estate, lo spumone al caffè, zucchero di semola classico, caffè classico e zucchero a velo, infatti è tutto attaccato al zucchero a velo. Andiamo avanti con la dispensa. Di qua abbiamo la pasta. Allora, qui tengo tutti i risi, vi devo far vedere. Adesso li prendo giù. Vabbè, allora, vabbè, di solito c'è un po' pesante con una mano sola, vediamo se ce la facciamo. Allora, abbiamo riso, dunque questo è il riso per le insalate di riso, questo per fare i risotti, no, questo è Roma, sì, il Roma erborio. Allora, questo ci faccio i risotti e questo ci faccio i dolci tipo torta di riso, degli addobbi bolognese, perché sono bolognese. Questo è riso rosso integrale, poi abbiamo il Venere, poi qui abbiamo la pastina all'uovo e quella integrale, che adesso ce n'è poca ma ne compriamo dell'altra. Questa è la pasta integrale e questa è la pastina all'uovo da fare con i brodini qualche volta. E qui su abbiamo invece la pasta di semola di grano duro, quindi fusilli, tortiglioni, spaghetti e linguine. Basta, pasta tutta. Allora, qui su in alto, dove arrivo solo io, abbiamo le patate di qua e qui cipolle, aglio e scalogno, però così stanno al fresco. Sotto abbiamo un'altra dispensa che è vicino ai fuochi, quindi tengo cose asciutte principalmente. Abbiamo la scorta del sale, la scorta del pane grattugiato, le proteine per noi e le fibre anche per i gatti. Poi questo è il nostro matcha, qualche volta mi piace fare latte col matcha. Argilla verde ventilata, non è per me, è per i gattini. Poi abbiamo sali in generale. Allora, dentro c'è la magnesia e sali con a basso contenuto di sodio, sale normale, che questi sono quelli che utilizzo anche da dare ai clienti, pepe nero, sale misto toscano che ho fatto io e sale rosa dell'Himalaya che ce l'ho da una vita, adesso non lo uso mai, non mi piace. Poi abbiamo il Nesquik del mio bimbo, il sesamo, aglio perché non mi ci sta nel portaspezie, questo qua serve sempre nel portaspezie, comunque aglio in polvere, sesamo nero. Qui davanti abbiamo, vabbè, i capperi sottosale classici. Questo è dell'aglio che ho fatto seccare io, che utilizzo quando faccio le olive con aglio e peperoncino, le nostre olive. Il nostro peperoncino, questo qua è intero, questo è la lemongrass, sempre la lemongrass, e questo è il peperoncino sempre nostro frantumato, un po' di scorta di caffè decaffeinato, quello lì perché mia mamma usava il decaffeinato ed era ospite qua. E qui abbiamo gli stuzzicadenti e delle spezie che questo qua me le lasciano sempre i clienti, altro pepe nero, pepe bianco, solito le comprano e poi le lasciano tutti qua. E vabbè, andiamo avanti con la caffetteria. La caffetteria qua in realtà è più per i clienti. Qui abbiamo sale e pepe monouso, zuccheri monouso, quindi sia di grezzo che canna, sto anche a tirarli fuori, pertanto li conoscete. Monouso vuol dire le bustine piccole. Qui abbiamo un po' di tè tisane che è la scorta, idem questo qua. Questi sono quelli che ci piacciono a noi, un po' particolari anche. E qui abbiamo i vari tè, English breakfast, early grey tea, tè verde, da dare anche ai clienti quando gli serve. Qui abbiamo gli zuccheri, come vi dicevo, anche il miele in bustina, tutti monodose. E qui abbiamo i caffè di due tipi, più aromatico con più arabica e misto, arabica e robusta. Sopra abbiamo il decaffeinato, perché questi sono quelli che utilizziamo con la macchina del caffè. La macchina del caffè che è a cialde biodegradabili, purtroppo le buste no, però, quindi ancora non siamo riusciti a perfezionarci proprio del tutto, si va avanti un po' alla volta. Poi qua dentro abbiamo il cassettino dei gatti. Oddio, allora questi ce li danno al ristorante giapponese, sono i biscotti della fortuna che li accumuliamo fuori ad andarci. Questi sono degli snack per i nostri gattini. Uno ha un po' di problemi di tartare ai denti, quindi abbiamo preso questi. Idem, questo è il Necrokrill e serve ai gatti. Sono delle perle di integratori di omega 3, omega 6, perché abbiamo dei gatti un po' anziani e quindi gli diamo anche gli integratori. Non abbiamo ancora finito, questa è un'altra dispensa delle mie.
sono quella dei cassetti, vabbè, tutti nascosti. Allora, qui abbiamo, sono un po' fissata col giapponese, lo faccio anche in casa, quindi queste sono le alghe nori per il giapponese, per fare i sushi, sashimi, eccetera. Sushi più che altro onigiri anche, che piacciono molto a mio figlio. Questi sono i fogli di tapioca che servono per fare gli involtini, non tanto in primavera, faccio degli altri involtini, li utilizzo tipo pasta fillo, no? Basta metterli a bagno, poi vi faccio vedere. Poi qua abbiamo le alghe wakame secche, che ne ho anche nella dispensa già aperte in vaso, questa è la scorta, e le metto spesso nelle insalate per dargli più profumo di mare. E questo è il gochujaro e mi serve per fare il kimchi, e farò anche un video sul kimchi. Ho messo apposta i cavoli in produzione. Questo è aceto di riso, lo trovo molto delicato, a me piace molto, lo utilizzo parecchio, idem quello lì. Questo è l'aceto di mele non filtrato, la scorta dell'aceto rosso, quella là dietro. E questo è il liquore giapponese che mi serve per fare le preparazioni sempre. Stando sempre sul giapponese, qua abbiamo gli zenzeri. Quando lo apro lo metto in frigo, così sono ancora sigillati, possono stare fuori dal frigo. Poi abbiamo ok, questi sono i rice noodles. Quando a volte al Lidl fanno le offerte giapponesi così, vado a prenderlo perché viene un po' meno e comunque come qualità mi piace. E questo è il riso konjac, non è male, e sempre quando voglio mangiare senza glutine, per cambiare, ed è più digeribile rispetto al nostro riso, almeno per mio marito che fa un po' fatica a digerire il riso, quello gli piace molto ed è molto digeribile. Questo è il riso da sushi, per fare il sushi. Questa è uno snecchino schifezza che ogni tanto ci piace comprare anche se noi abbiamo le olive nostre da mangiare, però queste sono quelle condite già. Che cosa abbiamo? Allora, qua abbiamo i topper per i dolci. Questo è quello ai frutti rossi, questo è caramello salato, questo ciliegia e questo è quello al cioccolato, immagino, esatto, al cioccolato. Qui abbiamo il latte condensato quando faccio il gelato io, sale in fiocchi, quello di grigio, questo qua, ok, sale in fiocchi. E qui abbiamo le nostre varie spezie. Allora, questo questo è il cacao amaro, vabbè, sempre una polvere, il cacao amaro. La mia salamoia bolognese, praticamente di scorta, la tengo sul tavolo vicino ai sali normali, e questa è la scorta che quando ne faccio sempre tanta e la metto qui dietro. Quando ho finito nel vaso principale lo travaso. Un po' di cannella, anche questa ne compro sempre tanta e non mi ci sta tutta nelle spezie. Questo è il nostro zafferano raccolto proprio, vedete, in pistilli, cioè vale come l'oro questo qua. Vabbè, appoggiamo un attimo là che vi faccio vedere il resto. Semi di chia, scusate, è vero che qua siamo semi di chia, bisogna essere perfetti. Poi green curry, semi di girasole, qui abbiamo i semi di lino. E questa è il pupaccio crusco, sarebbe praticamente come una paprika dolce, però è il peperone di Senise, me lo faccio portare su dalla Basilicata quando mio suocero va a Maratea, e là si trova quello originale. Qui abbiamo la quinoa, poi abbiamo tandoori masala, sono tutte spezie, solo che ne ho in grossa quantità e quindi non ci stanno nel portaspezie piccolo. Hot masala, questo è veramente super piccante. Lievito alimentare, quando faccio le mie produzioni vegane ogni tanto bisogna farlo, e il coriandolo. Io il coriandolo lo adoro, sia fresco che anche in secco. Qui abbiamo le salse versione schifide. Faccio un esempio, tipo questa qua, ecco, smoky ranch sauce. Ecco, quindi diciamo, quando ci vengono i voglini, quando sei fuori a fare la spesa e non ti dai un freno. Vabbè. Poi olio di cocco, sia questo, sempre bio, lo utilizzo sia per le preparazioni alimentari ma anche per i capelli, anche questo olio di cocco. Poi abbiamo qui, questa è la mostarda, quella da accompagnare, la mostarda di frutta, da accompagnare il bollito. Mi piace molto il mio marito, quindi la tengo sempre. Queste sono due basi per fare la zuppa di miso,
sia la light, quella lì, che questa la dark. Mi piacciono tutte e due, mi piace variare, quindi le prendo sempre tutte e due. Poi abbiamo qui, l'ho già detto, l'olio di cocco. E qui abbiamo un po' di scorta. Anche se ho i miei pomodori fuori, ho sempre anche della polpa di pomodoro oppure una passata biologica, anche questa, anche perché la passata quest'anno non l'ho neanche fatta io, oggi quest'anno sono stata un po' pigrotta. Ma che cosa c'è che non lo vedo? E la tahina, sia questa che questa, sono diversi tipi di tahina da fare gli hummus, e direi che in questo cassetto lo abbiamo visto tutto, lo possiamo chiudere. Dopo il cassetto andiamo verso la dispensa piccolina. Qua ho dello zenzero, sempre della frutta fresca, e perché ci faccio anche le macedonie ai clienti e noi mangiamo molta frutta, poi vedrete. Questa è una dispensa che ho aggiunto al lato del frigo, ma più che altro però avevo bisogno di spazio contenitore. Qui abbiamo un po' di scatolame che lo tengo sempre come scorta. Allora, cosa che ci piace molto è il mais, piace molto a mio figlio, quindi allora fagioli ne tengo pochi veramente in scatola, perché tendo a farli surgelati, cioè a cuocerli io per farli surgelati, però fagioli, ceci a volte ce n'è. Adesso qua ce n'è una scatola sola, quindi neanche tanto. Questo è il latte di mandorle, tengo sempre 1 o 2 latti vegetali, la scorta delle acciughe, però adesso ho quelle di cetera in frigo, quindi finisco di usare prima quelle. Queste sono le alghe wakame, come vi dicevo ce ne ho sempre di aperte che le utilizzo spesso. Poi salmone al naturale, sgombro al naturale, tonno al naturale che è crashato. Poi qui abbiamo le mie marmellatine, quelle che faccio io, quindi qua abbiamo la marmellata di more, qui abbiamo quella di cedro, direi cedro, more. Questa è quella per i formaggi, questa è fantastica, peperoncino, zenzero e zucca. E poi fantastica, ve lo dico da sola, questa è quella di ciliegie, sempre fatta in casa da me. Ok, sotto a questa dispensa invece tengo le cose un po' più leggere, tipo i sacchetti di carta da fornaio, perché mi servono sempre per i clienti, i guanti monouso, carta forno, pellicola e alluminio, e basta. E qua possiamo chiudere. Nella dispensa tengo un po' di monouso, quindi i tovaglioli che mi servono sempre per i clienti, qualche piatto, e questi sono i bicchieri. Poi abbiamo dei vasetti vuoti e anche i pressini, se mi servono da mettere dentro qualcosa li riciclo spesso, non per fare le marmellate, per fare le marmellate cioè uso i vasetti anche lavati, ma i tappi li mettiamo sempre nuovi. Mentre questo è il pepe e il caffè di scorta, e le abbiamo le bottiglie che tengo di scorta, dove metto dentro il mio olio, man mano che le finisco poi le metto qua quando è il momento di riusarle e le ritiro fuori. E questa anche sono tovaglioli che ho preso oggi e li mettiamo qua. Sotto invece ho soltanto vasi e bottiglie che utilizzo per fare i fermentati, tipo il tepace faccio, o altre bottiglie che mi metto poi in frigo da bere fatte in casa, succhi, a volte anche succhi di frutta, quindi poi le lavo, le chiudo, le sigillo e le usiamo mano a mano. O quando faccio tanto estratto, ho l'estrattore, quindi faccio l'estratto di frutta, me lo metto in frigo in queste bottiglie qua. Idem, questi vasetti sono quelli che si utilizzano per fare i fermentati, tipo appunto il kimchi, che vi farò poi a breve anche. Altre bottiglie, altri vasetti. Allora, di vasetti ne ho delle quintalate in cantina. Questi sono quelli che uso più spesso, idem quelli sopra che vi ho fatto vedere prima, per mettere via magari delle confezioni che ho aperto e devo metterle via veloce, quindi ho già i vasetti belli puliti da utilizzare e mettere in frigo. Altra cassettiera, qui abbiamo allora sacchettini mettiamo lì, che utilizzo, riutilizzabili, i rotoli che abbiamo visto in scorta nella dispensa, alluminio, carta forno e pellicola. Questi sono tutti quelli che rimangono dai sacchettini per le chiusure che possono essere utilizzati. Li utilizzo più in giardino questi però, perché poi mi piace usare i ciapettini, quelli che ho già da secoli. Questi sono i bastoncini per fare i gelati, e questa è per fare il sushi, la pedalina da girare il sushi a mano, perché lo faccio tradizionale, mica con le scatoline.
quelle già pronte. Ok, poi andiamo al secondo cassetto. Abbiamo appunto quelli che utilizzo io di solito per chiudere i sacchetti, i vari tappi di qualsiasi dimensione e forma, scorta di sacchetti di plastica per refrigerare. Questi sono per fare gli spiedini fatti in casa, gli spiedi. Questi vabbè, sono degli stuzzicadenti decorativi. Poi cosa abbiamo? Lo spago da cucina. Le sacche a poche, queste sono le sacche a poche, questa verde e queste trasparenti che utilizzo per fare i dolci. E questo è dentro al sacchetto la rete per fare gli arrossi fatti in casa. E questa invece è la garza, sono le garze per alimentare, adesso sono chiuse, e le utilizzo per fare tipo i filtrati, appunto il tepace, come dicevamo prima, anche utilizzati. Poi abbiamo queste sono tutte le varie per fare le preparazioni dolci principalmente. Quindi abbiamo del cioccolato, che è quello che spezzetto e faccio a scaglie, diverse noci, nocciole, pistacchi, che altro, sì, tutti frutta secca principalmente, semi di zucca, uvetta quella già aperta, la scorta l'abbiamo già vista prima. Questi sono amaretti che io spezzetto per fare anche la bunè, che è un altro dolce che faccio spesso. Gocce di cioccolato, farina di cocco, questo è il lievito di pasta madre. Queste sono le polveri per colorare, le polveri alimentari, alcuni colori. Ho fatto una torta bella di Minecraft con quelli. Questo è lo stacca, quello che stacca le torte dai fondi. L'uso pochissimo, però uno ce l'ho in casa. Gelatina in foglie per fare la panna cotta, principalmente lo uso per quello. Poi di qua abbiamo la frutta candita, che la utilizzo di 2 o 3 tipi diversi, mista, di cedro ed arancia. Faccio la torta degli addobbi, soprattutto quella, oppure a Natale il panettone con i canditi, però a mia sorella con i canditi non piace, quindi c'è mia sorella senza canditi. Poi crema al tartaro, il lievito, devo comprare il lievito che lo sto finendo, agar agar. Questo qua invece è il lievito di birra. Poi cosa abbiamo? Gli allora, questi sono aromi, in realtà non li uso tanto, però ce li ho. Vabbè, questo lo uso un po' di più, che è il vaniglia bourbon, oppure utilizzo le stecche di vaniglia. È finita anche la cassettiera. Che facciamo? Già che ci siamo vi faccio anche il frigo, almeno il frigo principale. Dunque, qui abbiamo le uova nelle porta uova. Questi sono i liquori che faccio io: melograna, alloro, limoncello. Il vin santo invece lo compro dal nostro vicino di casa. Queste sono le acciughe di Cetara. E dietro la fialetta di integratori per i gatti che deve stare in frigo. Poi sempre per lo spritz l'Aperol. Questa è l'area schifezze di quando vengono per mio figlio, mio cognato, e poi alla fine lo mangio anch'io, insomma, l'area Heinz. Poi dietro che cosa abbiamo lì? Una vodka che ci hanno regalato dei clienti gentilissimi, troppo carini, davvero. Vabbè, adesso facciamo l'altro sportello. Allora, l'altro sportello, di qua abbiamo la colatura di alici di Cetara, salsa di soia, questa è l'hot pepper, la mia marmellata di prugna. Il frigo si sta già lamentando, vabbè, un attimo solo. Questa è, vabbè, cioccolata al limone, cioccolata al 70% di cacao, e queste per il mio bimbo ogni tanto c'è i voglini Kinder Fetta al latte. Sopra il limone fresco, il triplo concentrato di pomodoro e il wasabi. Qui sotto abbiamo un vino iniziato, rosé, salsa sweet chili, salsa di soia, latte fresco, questo sta finendo, questo è nuovo, e latte microfiltrato. Usare il frigo, vediamo la parte centrale dall'alto. Allora, cosa ci abbiamo? Queste sono prugne che facciamo noi, l'ha fatta la mia mamma. Queste qua sotto con lo zucchero sono state messe, uova di scorta bio, lupini,
quelle mi piacciono a me. Queste sono delle amarene, le tengo in frigo perché sono già aperte. Qui abbiamo dei croissant alla Nutella, che è stato un voglino che abbiamo preso stamattina ma non l'abbiamo mangiato, quindi li mangiamo tipo oggi pomeriggio. Questo è questo è il trito di maremmana, che ci devo fare delle polpette, facciamo un video di questo. La mozzarella per la pizza, il ferrioli, allora il dado io non lo uso molto, però questo ragazzi vabbè è fantastico, niente a DV, solo perché lo compro. Burrini piccoli per quando ci sono gli ospiti. Qui abbiamo il burro, parmigiano, pecorino, formaggini per il bimbo, qualche fettina anche per fare i toast e il grana grattugiato, il pecorino grattugiato per quando non c'è voglia di grattugiarlo. Ripausa frigo, il frigo che voleva fare il musicista. Poi abbiamo gli yogurt alla frutta e aromatizzati. Questo è un voglino al cacao che non li trovo mai da nessuna parte, trovo solo quelle creme orribili. Vabbè, questo comunque è toscano anche lui, Mucchi. Yogurt greco naturalmente, questo ci piace un sacco. Scorta di latte, acqua e 2 succhi arance ace che devo sempre averli con l'agriturismo. Poi abbiamo questi sono i fagioli berlotti che ho messo via io, che ho cotto e poi metto via, li ho tirati fuori perché voglio fare un'insalatona oggi. Coccomero, un po' di frutta, quindi uva, perugne. So che i pomodori non vanno in frigo ragazzi, ma adesso fa troppo caldo, quindi non si potevano tenere fuori. Qui abbiamo 2 insalate di chioggia, l'insalata verde, qui che abbiamo della belga e dei peperoni. E questo suona di nuovo, vabbè, facciamo veloce anche le cassette. Melone, prugna, albicocche, tutta frutta, pesche, nettarine, pesche tabacchiere e anche pesche normali. Di qua la verdura, allora questa comprate perché sennò non li trovo da nessuna parte, germogli di soia e io non li faccio, melanzane, cetrioli brindisini, finocchi, che abbiamo il cavolo a forma di cuore, il cavolo cappuccio però quello un po' allungato, questo è mezzo cavolo cappuccio viola, carote e un cavolo cappuccio intero. Chiudiamo un attimo, facciamolo riposare. In fondo facciamo il cassetto. Allora, prosciutto, anduia calabrese, prosciutto già tagliato a fette che me lo sono preparato, grana, no scusate, questo è parmigiano reggiano, 3 tipi di pecorino diversi che li tengo sempre per quando i clienti ne hanno bisogno per fare un bel tagliere, salamino di cinghiale, ricotta salata da fare la pasta, poi Philadelphia normale e Philadelphia alle erbe o nonno Nanni uguale, stracchino, ce li abbiamo tutti questi, non facciamo pubblicità, formaggio di capra, robiola di capra, mascarpone per fare il tiramisù, panna fresca, bacon, formaggio Tilser e salmone affumicato, la mozzarella classica che si può sempre servire, poi abbiamo la feta e qui abbiamo il tempeh, poi abbiamo il seitan e il tofu quando faccio le preparazioni vegetariane per alternarle alla carne, meno carne e più vegetali, anche se adesso ho detto il freezer e ne abbiamo parecchie anche di carne e pesce. Andiamo col freezer. Allora, questa è carne che ho preparato io e l'ho messa sotto vuoto anche, oltre che in freezer, ed è dell'Arista. L'ho divisa in porzioni per 3, così se la mangiamo noi l'abbiamo. Queste sono salsicce anche di sotto, toscane, locali, altro non c'è qua, no, a posto. Poi qua abbiamo il pesce. Allora, pesce io uso solo alcune marche surgelate e sono, vabbè, questa è la Frosta perché non utilizzano. Questo l'ho surgelato io, è un'ombrina fresca e l'ho surgelata io. Ecco, questo è l'unica cosa che prendo extra oltre alle marche, è il salmone che l'ho preso al Lidl, questo qua, e salmone con la pelle. Tra l'altro voglio fare il video per farvi vedere come faccio anche il salmone con la pelle. Questa sempre Frosta e basta, dietro non c'è più niente, quindi rimettiamo a posto. Qui invece è l'altra marca che utilizzo, sempre senza conservanti, cioè senza additivi per surgelazione. Questo è il merluzzo dell'Alaska in monoporzione, così io quello che voglio utilizzo. Questi invece me li sono sempre surgelate io, sono filetti di gallinella. No scusate, questo sopra è branzino, quello sotto è gallinella, esatto, e questi invece sono dei gamberoni che è un voglino ecco qua, gamberoni.
mettiamo via. Qui abbiamo delle polpette che ho preparato io e abbiamo sia quelle di carne qua davanti che quelle vegetariane con piselli e menta. Questa rossa è con la rapa rossa e questa aspetta, e questa arancione qua è con le carote. Mi è caduto un sacchettino, adesso lo tiro su, faccio vedere. Queste sono le cotiche del prosciutto che io mi tengo da parte surgelate per quando faccio i fagioli con le cotiche. Qua abbiamo le mie preparazioni che vi dicevo, vediamo di non far cadere niente. Questi sono peperoni che ho appena fatto, questa è una salsa pomodoro e cipolla, e qui abbiamo allora questo crostino nero toscano che ho preparato io, e qui fagioli neri cotti come quelli che abbiamo visto sopra che erano borlotti, e questi sono i fagioli cannellini che mi tengo sempre pronti perché possono sempre essere utili già cotti. Li tiro fuori alla sera se voglio farmi un'insalata all'indomani e in un attimo ho fagioli fatti in casa invece che utilizzare quelli in scatola che insomma non sono mai consigliabili, li tengo solo di scorta. Questi sono i ceci, li mettiamo lì a posto. Vediamo l'altra parte, ultimo lato del freezer. Di qua cosa abbiamo? Allora, sempre che ho preparato dei finocchi cotti che mi sono avanzati perché erano troppi. Questo è il cinghiale e le olive che ho preparato sempre io. Poi qua abbiamo più preparazioni diverse, rotolo di patate col bacon che ho fatto sempre io. Ne faccio un po' troppo, se avanza così abbiamo già da mangiare per me e mio marito a pranzo quando Leoni va a scuola. Allora, rotolo il salmone, questo io scrivo malissimo, vabbè, ok, rimettiamo dentro prima che si rovinino. Poi qua abbiamo il ghiaccio già pronto, qua che lo tengo sempre anche un po' chiuso perché quando io mi muovo vedi che poi non si ribalta, e della carne rossa da fare degli straccetti a rosmarino tipo. Poi questi sono i cassetti delle verdure, qua ne abbiamo tante. Allora, verdure stessa cosa, io utilizzo solo Orogel, principalmente Frosta, sempre perché nella maggioranza dei suoi surgelati non utilizzano robaccia o comunque non utilizzano additivi. Questo è un passato già fatto ultra veloce. Queste bietoline tricolore, andiamo un po' veloce se no. Questo soia edamame, spinaci in cubetti, sempre delle stesse marche, zucchine, patate e carote. Questa è l'unica eccezione, la Coop. Quando c'ho fretta ho sempre di scorta sedano, carote e cipolla, se non ce l'ho fresca in casa, ma di solito ce li ho, e anche dei funghi porcini se mi viene voglia di funghi che piacciono solo a me in casa. Queste sono banane che ho congelato io, belle mature, e ci faccio il gelato di banane fatte in casa solo con banane frullate già congelate. Questi sono i nostri piselli che li ho preparati io, li ho congelati. Mettiamo tutto dentro e andiamo col cassetto sotto tra un attimo. Faccio riposare il frigo perché non gli piace stare aperto. Controlla più di mio marito, che adesso quando edita il video vediamo se ve lo lascia questa mia affermazione o se la toglie. Allora, sotto abbiamo il contorno verdure tricolore, il minestrone sempre leggerezza. Nessuna sponsorizzazione a Orogel, semplicemente utilizzo queste cose quando mangio. I cuori di carciofo, anche questi piacciono solo a me. E qui abbiamo il triscrigliato per fare un contorno veloce. Questi sono i fogli per fare gli involtini primavera, quelli non sono Orogel, non li ho neanche mai visti dell'Orogel. Cerchiamo di scegliere robe buone il più possibile e poi qualche volta possiamo sforare. E chiudiamo anche questo. Non vedo l'ora di leggervi, vi aspetto. Grazie a tutti.